Questo è Braid del 2008, primo titolo indipendente dello sviluppatore Jonathan Blow. Il giocatore veste i panni di un personaggio misterioso che l'autore stesso chiama The Dude. I'm the dude, so that's what you call me. Questo tizio sembra scimmiottare Mario nelle fattezze. È un personaggio super deformed in un mondo fiabesco che ricorda molto quello dell'eroe di Nintendo. Ma stavolta non abbiamo di fronte un simpatico idraulico baffuto, bensì un ragazzo maturo, vestito in modo elegante e con un'espressione fortemente malinconica. Il gameplay consiste nel raccogliere dei pezzi di puzzle sparsi per i livelli, sfruttando varie tipologie di manipolazione temporale, come il riavvolgimento, il rallentamento o la duplicazione di linee temporali diverse. I vari poteri non vengono spiegati in modo esplicito. È compito del giocatore sperimentare da solo per comprendere meglio come funzioni il mondo di gioco. Dal punto di vista narrativo, la trama di Braid, ammesso che ce ne sia davvero una, risulta frammentaria e di difficile interpretazione. Prima di ogni mondo troviamo dei libricini, forse dei diari, che raccontano la storia di un certo team, che solitamente viene fatto coincidere col protagonista del gioco. I diari parlano dell'ossessione di Tim per la sua principessa, di come l'abbia persa a causa di alcuni stupidi errori e di quanto sarebbe bello poter tornare indietro come se nulla fosse, imparando dai propri sbagli. I diari sono confusi e in ordine cronologico sparso, senza contare che molti di essi non sembrano affatto riferirsi alla storia di Tim. Per questo motivo il giocatore si ritrova con un comparto narrativo affascinante ma piuttosto ambiguo. Queste meccaniche di fondo verranno riprese e approfondite nel secondo gioco, The Witness. Blow ha investito nel suo nuovo progetto praticamente tutti i ricavi di Braid, che ammontano a più di 4 milioni di dollari, e per completare il gioco sono stati necessari quasi 8 anni e un nuovo team di sviluppo, Thekla. The Witness si presenta sotto molti aspetti come un erede spirituale di Myst, leggendaria avventura grafica per computer del 93. In entrambi i giochi abbiamo a che fare con un personaggio senza nome che si ritrova a vagare per un'isola misteriosa e a risolvere puzzle per poter proseguire. Mentre in Myst erano presenti le ere, aree separate dall'isola principale e ognuna col suo stile peculiare, in The Witness l'isola stessa è costituita da ambienti molto diversificati fra loro, dal castello medievale alla palude, dalla foresta di bambù al deserto. La differenza principale tra i due giochi è che Myst, per quanto misterioso, presenta una cornice narrativa ben precisa. Racconta la storia dei fratelli Sirrus e Achenar che combattono per la salvezza e il potere. In The Witness, invece, non sembra esserci alcuna trama. Non ci sono personaggi, non ci sono diari, non ci sono indicazioni di alcun tipo. L'unica eccezione è costituita da dei misteriosi registratori audio sparsi per l'isola in cui vengono citati personaggi storici che parlano di fede, di spiritualismo o di scienza. Abbiamo Niccolò Cusano che parla della natura di Dio, invisibile, inconoscibile, ma onnipresente. Abbiamo Lao Tse che parla del Taoismo, una filosofia orientale che predica la rinuncia alle preoccupazioni terrene e una condotta simile alla tarassia greca. Abbiamo Richard Feynman che spiega come alla base del più banale dei fenomeni vi siano un'infinità di leggi scientifiche e si potrebbe andare avanti a lungo con esempi del genere. Parallelamente alle registrazioni audio ci sono anche i video del teatro. In un'area nascosta dell'isola è presente una sala con un grande schermo, proprio come se fosse un cinema o un teatro. Completando 6 puzzle molto difficili sparsi per il mondo di gioco, si entrerà in possesso di 6 combinazioni per risolvere la griglia dello schermo, sbloccando di conseguenza 6 video. I primi 2 mostrano lo storico della scienza James Burke e lo scienziato Richard Feynman
che parlano di scienza e di ricerca scientifica, anche se in termini molto diversi. People say to me, are you looking for the ultimate laws of physics? No, I'm not. I'm just looking to find out more about the world. And if it turns out there is a simple ultimate law that explains everything, so be it. That would be very nice to discover. Il terzo è una scena del film Nostalgia di Andrzej Tarkovsky. Il quarto è una conferenza del game developer Brian Moriarty dal titolo The Secret of Psalm 46, mentre il quinto e il sesto trattano forme diverse di spiritualismo, ma in entrambi i casi si insiste sulla futilità nel ricercare qualunque cosa si trovi al di fuori di se stessi. Nel quinto video a parlare è Rupert Spira, nel sesto Gangaji. And it's simply stop looking for what you want. Se la componente narrativa si limita a questi frammenti, The Witness, alla fine, di cosa parla? Si cerca di conciliare fede e scienza? Si sottolinea l'importanza di un equilibrio fra i due estremi? Forse sì, in parte, ma non è questo il punto del gioco. In The Witness, infatti, la narrazione è costituita dal gameplay stesso, anche se narrazione non è proprio il termine corretto. Sarebbe meglio parlare di tematica o messaggio. Ma andiamo con ordine. Proprio come Myst, The Witness si apre con il nostro protagonista catapultato su quest'isola misteriosa. Uscendo dal bunker, troviamo già i puzzle che ci accompagneranno per tutto il gioco, le griglie. L'idea di fondo è semplice. Partendo dal cerchio iniziale, bisogna tracciare una linea fino alla sporgenza finale. Le regole di gioco, a partire da questa fondamentale, non vengono comunicate al giocatore in modo esplicito, ma gli vengono fatte capire proponendogli griglie sempre più complesse. Nell'area iniziale, che funge da tutorial, si passa da griglie composte da una sola linea a griglie strutturate come dei piccoli labirinti. In questo modo il giocatore riesce a comprendere da solo una serie di informazioni come una griglia può prevedere più direzioni come un labirinto, o a volte sono presenti più punti di partenza e più punti di arrivo, e a seconda di quali si scelgono si otterranno risultati diversi sul mondo di gioco. Oppure, a volte non basta tracciare una linea continua dal cerchio all'estremità. Può essere necessario seguire un percorso ben preciso a seconda delle regole che governano ogni specifica griglia. Quest'ultima è l'informazione più importante. Infatti, in ogni area del gioco sono presenti regole diverse per risolvere i rompicapo, e a volte le regole di aree diverse si combinano, dando origine a puzzle particolarmente complessi. Ancora una volta, quali siano queste regole non viene comunicato al giocatore, che deve invece capirlo autonomamente, giocando, proseguendo attraverso istanze sempre più complesse di ogni regola. Una volta completati i puzzle dei tutorial, è possibile sbloccare il cancello che preclude l'accesso al resto dell'isola, affrontare le diverse aree di gioco e imbattersi in puzzle con regole sempre nuove e più complesse. Vediamo cosa succede quando il giocatore incontra per la prima volta un puzzle con una nuova regola, come le griglie con i quadrati bianchi e neri. Il giocatore per ora conosce solo la regola che lo obbliga a tracciare una linea dal cerchio all'estremità. Provare a risolvere anche questo nuovo tipo di puzzle senza applicare nuove regole porterà al fallimento, ed è a questo punto che il gameplay inizia davvero a comunicare col giocatore. Infatti, come vedremo meglio fra poco, lo scopo di The Witness è aiutare il giocatore a prestare maggiore attenzione all'ambiente circostante, fino a regalargli momenti di epifania grazie alla bellezza che riesce a scoprire nel mondo in cui si muove. Come ottenere questo nuovo gusto per l'osservazione non è qualcosa che si può comunicare in modo esplicito, lo si impara da soli, con la pratica. È per questo che il gioco sottopone l'utente a puzzle che richiedono sempre di più il suo ingegno e la sua attenzione. Al fine di conoscere meglio l'ambiente, The Witness porta il giocatore ad applicare e apprendere alcune pratiche del metodo scientifico, come quelle di cui si discute negli audiolog relativi alla scienza, senza che egli neanche se ne renda conto.
Apro una breve parentesi per chiarire cosa intendo con metodo scientifico, visto che si tratta di un'espressione che potrebbe significare molte cose. Non mi imbarcherò in un'analisi dell'evoluzione del concetto di scienza nel corso dei secoli. Mi limito a dire che in epoca contemporanea, a causa di sviluppi come quelli relativi alla meccanica quantistica o ai fondamenti della matematica, si sono affermati i cosiddetti modelli deboli della scienza. Mentre nel modello forte, ritenuto valido specialmente in età moderna, la scienza era considerata un sapere indubitabile, assolutamente certo e oggettivo, nei modelli deboli contemporanei questa solidità crolla e la scienza diventa un sapere limitato, valido solo in determinate condizioni e sempre rivedibile. Ciò non significa che non abbia più valore, perché si tratta comunque della forma di sapere che ci permette di adattarci meglio all'ambiente. Inoltre, pur perdendo il carattere di oggettività, la scienza rimane la forma più alta di sapere intersoggettivo, cioè valido all'interno di una comunità che condivide le stesse teorie e gli stessi ideali conoscitivi. Perciò, di fronte a nuove scoperte, rimane fondamentale eseguire esperimenti rigorosi per verificare la validità delle nuove teorie, in modo che possano essere accettate dal resto della comunità scientifica. Esistono molti modelli deboli diversi, in base a come si intendono il ruolo della scienza e il valore della conoscenza. Le indicazioni che ho fornito rimangono comunque quasi sempre una costante nei vari modelli. Io mi rifarò principalmente a Karl Popper e Thomas Kuhn, due autori che, pur con qualche differenza, hanno descritto modelli deboli abbastanza simili, proponendo concetti intuitivi su come funzioni la scienza, e che si rivelano piuttosto adatti per descrivere ciò che accade in The Witness. Torniamo alla nostra griglia con i quadrati bianchi e neri. Applicando solo la regola di base, cioè provando a risolvere il puzzle andando semplicemente dal punto di partenza all'estremità finale, incapperemo nel fallimento. Entrambi gli autori citati, Popper e Kuhn, sostengono che l'attività scientifica non abbia inizio dall'accumulo smodato di dati empirici, bensì dallo scontro con la realtà. Nel momento in cui la realtà ci respinge, con un fenomeno che non siamo in grado di interpretare con le nostre conoscenze attuali, e disillude ciò che credevamo di sapere, è in quel momento che lo scienziato si impegna per comprendere meglio la natura e risolvere il problema che ha di fronte. Partendo dalle intuizioni che nascono cercando di dare un senso alle anomalie, lo scienziato dovrà sottoporre queste nuove idee alla sperimentazione pratica, in modo da determinare quale di esse sia più adatta per spiegare i nuovi fenomeni e fungere da base per interpretare tutti gli altri fenomeni dello stesso tipo. Accade la stessa cosa in The Witness. È possibile risolvere i rompicapo iniziali in modo piuttosto intuitivo, senza porsi particolari problemi, ma nel momento in cui il gioco ci propone fenomeni diversi da quelli a cui eravamo abituati, rendendo insufficienti le conoscenze acquisite fino a quel momento, allora il giocatore scienziato dovrà impegnarsi nella ricerca della regola che governa i nuovi puzzle. Si potranno avere intuizioni di vario tipo, come tenere uniti tutti i colori, oppure separarli. L'importante è sottoporre ad esperimento queste intuizioni e stabilire quale riesca a dare una spiegazione migliore della nuova regola. In questo caso, scopriremo che la regola per risolvere i puzzle con i quadrati colorati consiste nel tenere separati i colori diversi. A questo punto il giocatore entra in possesso di una teoria valida per affrontare questo tipo di puzzle. Kuhn parlerebbe di paradigma, cioè un insieme di credenze, concetti, strumenti condivisi da una comunità scientifica e validi per studiare un certo tipo di fenomeni. Questo processo di ricerca scientifica si ripete durante tutto il corso del gioco, attraverso le diverse aree e le diverse griglie. A volte il giocatore sarà in grado di risolvere i nuovi puzzle basandosi sul paradigma già in suo possesso. Ciò accade, ad esempio, nella serra, dove è ancora valida la regola di tenere separati i colori diversi, ma bisogna osservare la griglia dal corretto punto di vista. In altri casi, invece, bisognerà abbandonare il paradigma corrente e ripartire da zero nella ricerca. Nell'area delle case sugli alberi, in cui sono presenti puzzle con le stelle colorate,
Applicare la regola di tenere separati i colori diversi porterà al fallimento. Ci deve essere un'altra regola da scoprire. Ripartendo da zero e sottoponendo a sperimentazione le nuove idee che nascono di fronte al problema, il giocatore scoprirà che in questo caso la regola da applicare consiste nel raggruppare a coppie i colori uguali. Il giocatore procede in questo modo per completare tutte le aree dell'isola. Ma dopo aver interiorizzato questi procedimenti e aver imparato così tanto sul mondo di gioco, quale ricompensa lo attende? Apparentemente nessuna. Completando almeno 7 aree di gioco, è possibile accedere all'area finale, la montagna. The Witness è piuttosto difficile già di suo, e la montagna lo è ancora di più. Ci si aspetterebbe un premio adeguato per queste fatiche, magari una spiegazione su cosa sia l'isola e sul significato degli audio e dei video. Niente di tutto questo. Giunto ai piedi della montagna, il giocatore si ritrova all'interno di una gabbia a sorvolare l'isola ascoltando frasi apparentemente incomprensibili tratte dal Sutra del Diamante, un importante testo buddista in cui viene ripresa la tematica del rinunciare all'identità individuale e di non dar peso agli eventi del mondo esterno. A bubble in a stream. Nel frattempo, i puzzle dell'isola si resettano. A flash of lightning in a summer cloud. Tutto viene portato allo stato originario. A flickering lamp. E alla fine del volo ci troviamo nello stesso bunker da cui tutto ha avuto inizio. Phantom. And a dream. And a dream. And a dream. Punto e a capo. La scienza, la ricerca e la sperimentazione sono il metodo con cui affrontare il gioco, perché senza far ricorso alle pratiche di derivazione scientifica di cui abbiamo discusso, non sarebbe possibile comprendere le regole e risolvere i puzzle. D'altro canto, le forme di spiritualismo accennate, come la contemplazione disinteressata delle cose e la rinuncia alla ricerca di significati ulteriori, sembrano costituire il fine, se davvero dopo tutti gli sforzi non ci viene rivelato nulla di nuovo. Quindi è tutto qui? Impegnarsi a comprendere a fondo il mondo di gioco si rivela inutile? Non esattamente. La ricompensa è nascosta nella ricerca stessa, nelle competenze acquisite risolvendo centinaia di puzzle e imparando a capire tutte le regole. Ne abbiamo un assaggio già all'inizio del New Game Plus. Ripartendo dal bunker, usciamo nella zona di tutorial e ritroviamo il cancello che impedisce di proseguire. La prima volta ci sembrava tutto normale, come in qualsiasi videogioco. Bisogna risolvere i puzzle per sbloccare il cancello e andare avanti. Ma stavolta, grazie a tutta l'esperienza accumulata, probabilmente noteremo qualcosa di diverso. Il cancello sembra esso stesso una griglia. Osservando dal giusto punto di vista, è possibile allineare il cancello e il sole. Fatto ciò, diventa possibile interagirvi proprio come un puzzle. Il sole è il cerchio di partenza, mentre il cancello costituisce il resto della griglia. Risolvendo il rompicapo, il cancello si aprirà, ma non dà accesso al resto dell'isola, bensì a una sorta di hotel, comparso dal nulla. Percorrendo le sue sale, è possibile osservare l'isola dall'alto e in un certo senso dominarla. Avanzando, l'ambientazione diventa sempre più surreale, fino a scomparire del tutto, mantenendo solo un cammino roccioso, sospeso nel vuoto su cui muoversi. Giunti alla fine del percorso, parte una cutscene. Dopo aver risolto tutti quei puzzle, The Witness ci premia permettendoci di scoprire la natura dell'isola, a patto di aver sviluppato uno sguardo sufficientemente acuto per accorgersi del trucchetto del cancello e del sole.
Il filmato mostra un uomo, interpretato da Blow stesso, che ha trascorso troppo tempo sull'isola a risolvere puzzle e non riesce più a pensare ad altro. Si comporta come una macchina, non è più in grado di pensare. Si limita a cercare incessantemente, anche nel mondo reale, quei pattern ormai così familiari. Quindi, all'interno del videogioco The Witness, l'isola stessa è una sorta di videogioco. È una simulazione, una realtà virtuale creata allo scopo di far allenare l'utente a comprendere regole e risolvere puzzle. Torna la stessa domanda di prima. Qual è lo scopo di questo processo e di conseguenza dell'intera simulazione? La risposta si cela all'interno della montagna. In apparenza, la montagna è solo l'area finale del gioco. Sì, ci sono puzzle particolarmente difficili e diversi dal solito, ma sembra un semplice livello finale. In realtà, ce l'ha più di un segreto. Sparsi all'interno del cuore della montagna, si possono trovare 6 audiolog molto diversi da quelli descritti finora. Non più citazioni di scienziati e filosofi, ma conversazioni tra persone normali. Queste persone sono gli sviluppatori della simulazione. Gli audio sono molto diversi fra loro. Si passa dalla scelta su quali autori inserire a conversazioni quotidiane sulla buona riuscita del progetto. Ce ne sono 2 che ritengo particolarmente importanti. Uno è quello legato alla decisione di inserire queste stesse conversazioni nel gioco. Just reading these well, picking the right takes, placing them. Yeah, I don't think it pays to be too neat. There will be some traces of us for the intrepid to find. Showing what's happening behind the scenes a little bit to ensure we keep some authenticity. If we include some of our interactions, show that we aren't these transcendent, perfect beings, that we get stuck sometimes. We get into arguments or get depressed. Then at least it's not a false front. At least we're not hiding. Because we're not lecturing from on high. These recordings are part of an endeavor built by human beings. And they aspire to truth with a capital T, but we also have to remember that they cannot actually get there. We should be clear to the intrepid that we know this. I think it'll make it better. L'altro riguarda lo scopo della simulazione. Shoot, I want to re-record this one before I go. I have some new ideas about it. What? Because of the test? Yes, because of the test. Possibly. I thought you didn't remember anything. Interesting. Gli sviluppatori sembrano confermare ciò che abbiamo già detto. Non esiste un punto di arrivo, una verità da raggiungere dopo tutti gli sforzi compiuti. Infatti, l'utente neanche si ricorda delle esperienze vissute all'interno dell'isola. Si tratta piuttosto di un'esperienza che lavora sul subconscio. Le prove eseguite, a lungo andare, portano il giocatore a vedere le cose in modo diverso, con maggiore attenzione. Ma se si esagera con l'isola per troppo tempo, impegnandosi a risolvere puzzle su puzzle in modo meccanico, senza ragionare su tutto il resto, si rimane intrappolati nella simulazione e si finisce come l'uomo del secondo finale. E probabilmente anche lui è uno degli sviluppatori. Questo progetto quindi porta necessariamente a un esercizio meccanico in cui vengono premiati il riconoscimento e la risoluzione di pattern ripetuti fino alla nausea, ma si tratta solo di un effetto secondario inevitabile. Il vero scopo dell'isola è promuovere la ricerca e il ragionamento, facendo nascere un nuovo gusto per l'osservazione. Abbiamo già visto in che modo The Witness riesca a promuovere un certo tipo di ricerca, mentre dell'osservazione si è parlato solo in termini vaghi. Vediamo in cosa consiste questo nuovo sguardo che il giocatore dovrebbe ottenere e in che modo egli viene ricompensato. Le aree dell'isola sono 11, ma per accedere alla montagna basta completarne 7. Questo perché ogni area si basa su competenze diverse, anche se a grandi linee si basano tutte o sul ragionamento logico o sull'osservazione attenta della griglia e dell'ambiente circostante. Di conseguenza, ogni utente riuscirà a risolvere meglio diversi tipi di puzzle.
Tuttavia, il giocatore solerte che sceglierà di completare tutte le aree, avventurandosi anche in luoghi infernali come la foresta di bambù, avrà la sua ricompensa, che consiste nella possibilità di affrontare decine di puzzle ancora più difficili. Il meccanismo che permette di accedere all'interno della montagna può essere risolto in due modi, con 7 lucchetti sbloccati o con 11. Risolvendolo in modo completo, si potrà accedere a un'area segreta della montagna. Qui troveremo molti puzzle apparentemente inutili, non attivano nulla, sono come dei progetti scartati, tutti tranne uno, un obelisco che permette di accedere all'area successiva. E finalmente ci troviamo di fronte al giradischi che darà il via alla prova più dura del gioco, The Challenge. Il giocatore sente per la prima volta della musica all'interno dell'isola, Anitra's Dance di Edward Grieg. Serve a dettare il ritmo, essendo anche la prima volta che dei puzzle richiedono di essere completati in velocità, entro circa 7 minuti. Le tipologie di puzzle sono sempre le stesse, ma le griglie specifiche cambiano ogni volta che si affronta la prova. Stavolta non c'è modo di barare, le soluzioni su internet non serviranno a nulla. Tutto il tempo speso a riflettere attentamente sui rompicapo, adesso deve tradursi nella capacità di risolverli in modo automatico. È necessario aver assorbito le lezioni del gioco per poter proseguire. La sfida è subdola, combina griglie false, irrisolvibili, a tipologie di puzzle mai affrontate in nessun'altra area. Quando mancano circa 2 minuti, la musica cambia e parte la più celebre In the Hall of the Mountain King, per far capire al giocatore che il tempo sta per scadere e mettergli pressione. Dopo decine o centinaia di tentativi, forse riusciremo finalmente a risolvere quei maledetti obelischi prima che la musica si fermi. E la ricompensa per aver completato questa sfida assurda è un fantastico foglio di carta. Ne abbiamo parlato all'inizio del video. È uno degli schemi per attivare il teatro nascosto nell'isola. Questo schema corrisponde al quarto video, una conferenza del game designer Brian Moriarty dal titolo The Secret of Psalm 46 del 2002. Non solo la conferenza è stupenda, e anche se dura un'ora vi consiglio caldamente di andare ad ascoltarla, ma credo si tratti del contenuto più importante per interpretare il messaggio di The Witness, quindi seguitemi. Moriarty spiega come alcuni dei più grandi artisti della storia siano riusciti ad affascinare milioni di individui grazie alla potenza delle loro opere. Shakespeare, Picasso, Bach, personaggi del genere non sono semplicemente amati, ma spesso addirittura venerati. I lavori di questi artisti sono così potenti da cambiare la vita delle persone, facendo provare emozioni fortissime o plasmando il pensiero di chi ne fruisce. E non è raro che qualcuno dedichi la propria vita allo studio di queste personalità,
per comprendere meglio la fonte di tale potere. Moriarty definisce "oh" la sensazione provata di fronte a opere del genere, un termine che racchiude tanto il significato di meraviglia quanto quello di soggezione. Shakespeare, ad esempio, ha dato il via a una tradizione di ricerca tanto sulle sue opere che sulla sua stessa persona. In molti hanno trascorso la vita intera tentando di scoprire la sua vera identità. Il bardo di Avon è così ammirato al punto da far nascere una devozione quasi religiosa nei suoi confronti perché non si limita a far provare forti emozioni o a insegnare qualcosa di nuovo, ma di fronte alle sue opere lo spettatore arriva addirittura a guardare il mondo in modo diverso. Ciò avviene sia grazie alla sensibilità di Shakespeare nel cogliere le sfumature dell'animo umano, sia grazie alla concreta introduzione di decine di nuovi vocaboli nella lingua inglese. Un fatto straordinario, dato che il proprio linguaggio plasma profondamente il modo di pensare. Moriarty sottolinea anche come molte grandi opere nascondano vari segreti al loro interno, dei veri e propri easter egg, che solo i più attenti riescono a trovare. Sono comuni i dipinti in cui il pittore nasconde fra i personaggi se stesso o il committente, ma l'artista a far maggiormente uso di easter egg è stato Bach. Il musicista tedesco era un appassionato di gematria, l'arte di assegnare valori numerici alle lettere dell'alfabeto, come A uguale 1, B uguale 2, eccetera. Bach si divertiva a inserire ripetutamente nelle sue composizioni due numeri, il 14 e il 41. Il 14 è la somma delle lettere B, A, C, H, mentre il 41 viene dal suo nome per esteso, J, S, B, A, C, H, visto che la J nel tedesco dell'epoca era equivalente alla I. Moriarty continua a lungo con questo discorso, mostrando easter egg e piccoli segreti nascosti in molte opere diverse, fino ad arrivare al primo videogioco a farne uso, Adventure, di Warren Robinet, in cui è possibile accedere a un'area segreta dove vengono mostrati i credits del gioco, created by Warren Robinet. A questo punto è importante non fraintendere il messaggio di Moriarty. Non sta dicendo che le grandi opere sono quelle con tanti easter egg. Segreti del genere sono solo un di più, un contentino. La vera grandezza, quella che genera devozione, è immediata e palese. I videogiochi sono un medium ancora giovane e per certi versi immaturo. È difficile stabilire se questo tipo di grandezza sia già stata raggiunta, ma Moriarty è fiducioso. Un obiettivo del genere non è poi così lontano. Anche i videogiochi possono creare attorno a loro quest'aura di "oh" e influenzare profondamente la vita del giocatore. Someday soon, perhaps even in our lifetime, a game design will appear that will flash across our culture like lightning. It will be easy to recognize. It will be generous, giddy with exuberant inventiveness. Scholars will pick it apart for decades, perhaps centuries. It will be something wonderful, something terrifying, something awful. Gli easter egg e i segreti di vario tipo celati all'interno dei giochi sono un buon modo per formare questo alone di mistero, spingere gli utenti alla ricerca e premiarli ogni volta con qualcosa di piccolo ma concreto. Ma alla fine si tratta solo di esche. Le grandi opere non sono tali grazie agli easter egg nascosti per i più curiosi. Non ce n'è bisogno. Awesome things don't hold anything back. Awesome things are rich and generous. The treasure is right there. Bach offered his students very specific insight into the source of awe. In addition to BACH, two other sets of initials are also associated with Bach's music. These initials are not hidden in the notes. Instead, they're scrawled right across the top of the manuscript for the whole world to see. The initials are SDG and JJ. SDG stands for the Latin phrase Sole Deo Gloria,
to the glory of God alone. JJ stands for Jesu Juva. Help me, Jesus. Bach wrote all of his great masterpieces sub specie eternitatis, under the aspect of eternity. He did not compose only to please his sponsors or to win the approval of an audience. His work was his worship. Bach once wrote, "Music should have no other end and aim than the glory of God and the recreation of the soul. Where this is not kept in mind, there is no true music, but only an infernal clamor and ranting." The name of the power that moves you is not important. What is important is that you are moved. Awe is the foundation of religion. No other motivation can free you from the limits of personal achievement. Credo che il messaggio più importante di The Witness sia racchiuso proprio in queste parole di Moriarty. Il nome del potere che ti muove non è importante. L'importante è che tu sia mosso. Che sia la religione, la scienza o il semplice amore per l'avventura, The Witness non ha la presunzione di dire al giocatore cosa cercare e come condurre la propria vita. L'importante è aprirsi al mondo, lasciarsi affascinare da qualcosa e iniziare a muoversi. Questo messaggio è ribadito anche dal terzo video del teatro, che mostra una scena del film Nostalgia di Andrei Tarkovsky in cui un uomo compie un'azione apparentemente inutile, ma che per lui ha enorme importanza: portare una candela accesa lungo una vasca per bagni termali vuota. Inserendo la conferenza di Moriarty come premio per aver risolto la sfida più difficile del gioco, Blow sta chiaramente assegnando un grande valore all'insegnamento del collega game designer e costituisce una delle più importanti chiavi di lettura del titolo. È di questo che parla The Witness. Il gioco porta l'utente ad applicare e comprendere alcune pratiche del metodo scientifico. Così facendo si impara a conoscere meglio il mondo, a osservare con più attenzione, prendersi il tempo necessario per apprezzare ciò che si ha di fronte. Alla fine di questo percorso di ricerca non c'è nulla, nessuna grande verità o momento di illuminazione, in linea con le correnti spiritualiste presenti nel gioco. Il motivo è che la ricompensa risiede nella ricerca stessa, nella maggior comprensione acquisita e nel modo in cui l'opera ha cambiato il giocatore durante il viaggio. Una volta completato il titolo, grazie all'esperienza, il giocatore è in grado di notare come il cancello iniziale possa costituire una griglia che ha come punto di partenza il sole. In realtà, sorprese di questo tipo, gli easter egg di cui parlava Moriarty, sono sparse per tutta l'isola. I numerosi puzzle risolti permettono ora di vedere chiaramente cerchi e linee ovunque. Gli easter egg in sé sono solo delle piccole ricompense. La vera grandezza è che questi particolari erano sempre stati lì, e il gioco è riuscito a far crescere il giocatore al punto tale da sviluppare una miglior comprensione del mondo per poterli cogliere. Come sostiene Moriarty, Awesome things don't hold anything back. Awesome things are rich and generous. The treasure is right there. Ogni elemento dell'isola può costituire un pretesto per un puzzle. Il centro di un mulino e le sue pale, un disegno nella sabbia, la conformazione di una siepe, la struttura di un edificio. Ogni easter egg costituisce l'occasione per vedere meglio un mondo prima sconosciuto e ogni rivelazione diventa per il giocatore un momento di estasi e di epifania, forse addirittura di oh. Questi puzzle erano sempre stati lì, serviva solo il giusto punto di vista per vederli. Era necessaria l'adozione di un nuovo paradigma che permettesse di cogliere questi particolari là dove prima c'era solo la natura indistinta. Anche se alla fine del percorso non c'è nessuna grande verità, l'esperienza vissuta ha permesso di acquisire un nuovo gusto per l'osservazione, una migliore attenzione per i dettagli, una maggior consapevolezza dell'ambiente circostante.
E tutto ciò consente di cogliere la bellezza di un mondo ricco, ma invisibile fino a poco prima, meravigliandosi di fronte a esso. Because the game itself is about understanding the world clearly, it's about having clarity and having these moments of surprise or epiphany that help you understand the world more clearly.